Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Mac Baren Navy Flake Cut, un tabacco storico possiamo dire, dal momento che è prodotto dal 1965, che sicuramente quindi i fumatori più datati avranno avuto modo di provare. Una miscela di tabacchi Barley Virginia con un poco di Cavendish, una aromatizzazione dichiarata tra aromi floreali in generale, agrumi, frutta matura e rum. Dalle schede dice anche che è un flake che è stato pressato per 30 giorni. Un tabacco presente sul mercato italiano ancora a un prezzo, se non mi sbaglio, di ancora sui 16,50 € tipo Capstan. Se mi sbaglio magari correggetemi, ma dovrebbe essere rimasto così, a differenza dei suoi cugini HH che superano i 25 €. Un taglio flake, come ho detto, che vi faccio vedere da più vicino. Qui in realtà l'avevo già aperta da una settimana, la solita carta dorata dei Mac Baren, fettine regolari da 3 grammi l'una precise, dei bei colori come si vede, dal biondo al marrone leggermente scuro, si apre bene anche. E come potete vedere ad occhio nudo non sembra esserci molto Cavendish, non si notano delle grosse pepite nere. Intanto vi sto facendo compagnia con Mastro de Paca serie Cortex, un'umidità devo dire ottimale. Ho impiegato un paio di settimane a finirlo perché contemporaneamente ne fumavo anche un altro. Lo alternavo. Anche quest'ultima carica ho dovuto fare asciugare un po'. Anche una combustione ottimale dall'inizio fino alla fine. All'olfatto, all'apertura della latta, si viene subito investiti da un forte odore di miele millefiori, anche piacevole. Se si vuole proprio approfondire, si potrebbe sentire anche frutta secca in fondo, ma credo che sia più veramente un profumo di miele. Una forza nicotinica direi media, veramente 2,5 stelle su 5. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Al gusto devo dire una cosa, che le prime cariche, i primi 2-3 giorni sono risultati molto forti, molto dolci sul panettone. Dopo le aromatizzazioni si sono abbassate di molto e sono saliti di più i sentori di Virginia e del Barley. Come gusto c'è sempre questo miele piacevole. Ripeto, io che non fumo abitualmente gli aromatizzati, ho gradito di più dopo questi 3 giorni questo abbassamento dei toni degli aromi. È rimasto questo miele come gusto di testa, non troppo forte, non troppo invadente, che lascia anche spazio ad altri sapori, che siano gli agrumi o floreali, che possono il vegetale, che si può ricondurre al Virginia tranquillamente, a un buon Virginia, e la torba che si sente anche del Barley e anche un po' sotto il cacao, ma insieme a tutti gli altri aromi può anche ricondurre al rum.
Quindi per me è stata comunque una latta, una fumata piacevole. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 a questo tabacco, per farvi capire cosa ne penso io complessivamente, avevo pensato a un 7,5, calcolando che non fumo abitualmente aromatizzati. Penso che sia un tabacco, secondo me, sicuramente da provare per chi non l'ha fumato. Non so se lo ricomprerò perché ne fumo pochi di aromatizzati, quindi probabilmente ne proverò altri, ma in futuro mai dire mai, i gusti possono anche cambiare. E poi per il mercato italiano direi che sicuramente è all'altezza di altri tabacchi simili, e all'altezza anche dei suoi fratelli della serie HH, che tra l'altro ne ho fatto tutto il giro, me ne manca uno solo che in Italia non si vende, dei tabacchi da HH. Vi dico, ho diversi video, vi lascio il link nella descrizione del video, il link della playlist Mac Baren, se volete dare un'occhiata andateli a visitare. Fatemi sapere anche cosa ne pensate voi, se l'avete fumato, se pensate che sia un buon prodotto. Io come sempre brindo alla vostra salute, salud, e anche per oggi ha sido un verdadero placer, sia pa' acá, hasta la prossima, amigos smokers.